Ci siamo? Ci siamo? Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi facciamo un esercizio di trasformazione dalla forma informale alla forma di cortesia. Quindi trasformeremo il testo che vedete alle mie spalle dal tu a lei. Ovviamente, trattandosi di un esercizio, di un'esercitazione che faremo insieme, io darò per scontate alcune informazioni. Quindi, se voi avete bisogno di ripassare la forma di cortesia, mi raccomando, andate a guardare questa lezione qui. Nella descrizione qui sotto troverete anche il documento PDF da scaricare. Andate a scaricare il documento PDF con questo testo e con altri esercizi, poi vedrete, e fate l'esercizio insieme a me. Spero di fare cosa gradita. Inizierei subito leggendo il testo alle mie spalle. Cara Alice, ti vorrei ringraziare per il libro che mi hai prestato. L'ho trovato molto avvincente. Stavo pensando di proporlo come prossima lettura per il circolo del libro a cui partecipo ogni mercoledì. Toccherà a me scegliere il prossimo libro, perciò il tuo consiglio è arrivato proprio al momento giusto. Se ti andasse, potresti venire a parlarne con noi quando tutto il gruppo l'avrà letto. Avremo tanto da discutere. Sono sicura che saremo divisi sul finale della storia. A parte questo, ti andrebbe di prendere un caffè insieme domani pomeriggio dopo le lezioni? Se sì, mi trovi al bar all'angolo a leggere. A presto, Sara. Questa è la lettera che noi dobbiamo trasformare utilizzando la forma di cortesia. Ovviamente dobbiamo anche cambiare leggermente il contesto. Quindi Alice non è più una nostra amica stretta, ma è una conoscente, semplicemente. Quindi il fatto che trasformiamo Alice nella signora Alice ci permette poi di usare la forma di cortesia e quindi dare del lei alla signora Alice. Quindi l'intestazione cambia e diremo gentile signora Alice. La vorrei ringraziare per il libro che mi ha prestato. Qui che cosa abbiamo cambiato? Abbiamo cambiato il pronome, quindi da ti il pronome diventa la, quindi vorrei ringraziare lei per il libro che mi ha prestato. Quindi anche qui cambiamo la persona del verbo, ovviamente, che deve essere terza persona singolare. Quindi ti vorrei ringraziare per il libro che mi hai prestato diventa la vorrei ringraziare per il libro che mi ha prestato. Qui, se può aiutarvi, possiamo mettere lei tra parentesi. L'ho trovato molto avvincente. Stavo pensando di proporlo come prossima lettura per il circolo del libro a cui partecipo ogni mercoledì. Anche questa frase rimane uguale. Poi toccherà a me scegliere il prossimo libro, perciò il suo consiglio è arrivato proprio al momento giusto. Quindi tuo diventa suo. Forse sottolineo i cambiamenti, così è più facile vederli poi. Allora, possiamo scegliere se mettere la lettera maiuscola oppure no. Mettere la lettera maiuscola rende il tutto molto più formale. Il pronome soggetto, lei, deve essere sempre maiuscolo. Però noi possiamo scegliere in realtà quando si tratta dei pronomi. Quindi qui li lascerei con la lettera minuscola, forse, perché
si tratta di una lettera sì formale, però abbastanza amichevole. Si conosce questa signora Alice, comunque non è questa una lettera di lavoro che richiede molta più formalità e quindi anche le lettere maiuscole. Però certo, se voi volete evidenziare tutti i cambiamenti, potete tranquillamente mettere le lettere maiuscole per il vostro esercizio. Questa frase è interessante perché se ti andasse potresti venire a parlarne con noi quando tutto il gruppo l'avrà letto. Qui abbiamo due elementi da cambiare. Il primo è il pronome, oggetto indiretto, quindi se le andasse potrebbe venire a parlarne con noi quando tutto il gruppo l'avrà letto. Quindi qui il verbo cambia e lo mettiamo alla terza persona singolare. Lei potrebbe, ovviamente. Questa frase rimane così. A parte questo, ti andrebbe di prendere un caffè insieme domani pomeriggio dopo le lezioni? Possiamo cambiare un po' il contesto e soprattutto questo pronome qui. Quindi a parte questo, le andrebbe di prendere un caffè insieme? Quindi andrebbe a lei di prendere un caffè insieme? Domani pomeriggio dopo le lezioni. Questo in realtà possiamo metterlo tra parentesi perché potrebbe essere che la signora Alice sia una collega di università. Ci sono delle persone più grandi che frequentano l'università insieme ai giovani, quindi è possibile avere dopo le lezioni anche nella lettera alla signora Alice. Però voi potete cambiare il contesto se volete. Io lo metto tra parentesi. Se sì, mi trova al bar all'angolo a leggere. A presto, Sara. A presto lo possiamo mantenere. Qui che cosa abbiamo cambiato nell'ultima frase? Il verbo trova, quindi lei mi trova al bar. In questa lettera abbiamo trasformato Alice in una signora più grande, mentre Sara rimane comunque quella della lettera informale. Usiamo la forma di cortesia, quindi Sara dà del lei alla signora Alice, perché nonostante la conosca, probabilmente Sara è più giovane della signora Alice e comunque vuole portarle rispetto. Quindi anche se noi conosciamo una persona, non è detto che le circostanze ci permettano di dare del tu alla persona, perché comunque ci sono altri elementi che ci obbligano in un certo senso a dare del lei. In questo caso l'età della signora Alice, che è più grande di Sara, e anche il fatto che Sara voglia in qualche modo essere educata, essere gentile e portare rispetto alla signora Alice. C'è anche la possibilità del parlante stesso di utilizzare la forma di cortesia per portare rispetto a qualcun altro, spesso a qualcuno che è più grande in termini di età. Va bene? Questa che vedete alle mie spalle è la lettera finale, questo è il risultato finale del nostro esercizio. Ovviamente troverete anche questo nel documento PDF che potete scaricare dal link nella descrizione qui sotto. Spero che questo video vi abbia aiutato a rinfrescarvi un po' la memoria sulla forma di cortesia e spero che vi sia utile in generale. Grazie mille per aver guardato questa lezione e noi ci vediamo nella prossima, presto. E vi auguro buon proseguimento. A presto, ciao!